Vediamo come sono venute le salsicce. Bentornati in Smoky King BBQ Experience, il canale che parla di barbecue a 360 gradi. In tantissimi mi avete scritto che volevate delle ricette con la salsiccia ed effettivamente non abbiamo fatto neanche una ricetta con le salsicce all'interno di questo canale. Siccome in tantissimi dicevate Giacomo però con la salsiccia ci vuole abbinata della birra, ho pensato e ho detto quasi quasi facciamo una doppia ricetta. Ebbene, oggi prepareremo le salsicce affumicate e reidratate nella birra e le salsicce cotte all'interno della birra. Come sempre iniziamo con la pulizia della nostra macchina. Rimuoviamo la cenere. Facciamo un po' di spazio nel centro, così da poter collocare un chunk. In questo caso un chunk di ciliegio. Inseriamo dunque un fire starter per accendere il nostro fuoco. Siccome oggi fa un po' freddo, utilizzo il metodo di accensione durante l'inverno. Apriamo completamente i petali della valvola margherita, chiudiamo le ventole di circa un dito. Nonostante il termometro indichi che abbiamo già superato i 100 gradi, è buona norma controllare se la ceramica ha assorbito abbastanza energia. Come potete vedere io riesco a mantenere la mia mano sulla ceramica senza alcun problema, il che vuol dire che dobbiamo attendere ancora un pochettino perché la ceramica assorba l'energia necessaria per la nostra cottura. Una volta che anche il coperchio avrà assorbito abbastanza energia, e lo capiremo in quanto riusciremo a trattenere la nostra mano giusto qualche secondo, è il momento di inserire il deflettore. Adesso non ci resta che attendere che raggiungiamo la temperatura target. Ovviamente dobbiamo cercare di monitorare e regolare la crescita della temperatura con la ventola margherita. Un'altra cosa che dovremo attendere è che questo fumo bianco si trasformi in un fumo buono, un fumo azzurro, quasi trasparente. Ce ne accorgeremo anche perché avvicinandoci sentiremo questa fragranza di ciliegia. Protagoniste di queste ricette, le salsicce. Queste sono salsicce al 100% di maiale, l'unica cosa che ho dovuto fare è tagliare il budello che c'era tra di loro. Fate molta attenzione, non vogliamo bucare le salsicce. Una volta raggiunta la nostra temperatura target e con un fantastico fumo blu, è il momento di inserire le nostre salsicce. Inseriamo la griglia. Disponiamo le nostre salsicce in modo che ci sia sempre un po' di distanza tra di loro. Questo permetterà al fumo di avvolgerle e di cuocerle nel modo più omogeneo possibile. I più attenti avranno notato che effettivamente una salsiccia l'ho bucata. Sì, gli ho inserito la sonda dell'ammeter. Questo perché mi permetterà di monitorare la cottura durante tutto il processo. Per cui quello che non ci resta da fare è aprire l'app, selezionare la prima sonda, imposta cottura, maiale. Ho provato a cercare prima ma non ci sono le salsicce, per cui selezionerò altro e manualmente imposterò 85 gradi. Sarà molto importante comunque mantenere un monitoraggio sulla temperatura perché quando saremo intorno ai 50 gradi vorremmo terminare il bagno di fumo e reidratare le salsicce all'interno della birra così da finalizzare la cottura. Già utilizzato in un altro video, questo è un fantastico contenitore termico che non solo permette di mantenere caldo il cibo, ma ha una fantastica pirofila che utilizzeremo per la cottura delle salsicce. Raggiunti i 50 gradi interni è il momento
di inserire anche il nostro piatto di birra. Guardate che colore già hanno le salsicce. Per farlo solleviamo la griglia con le nostre salsicce, inseriamo il vassoio del tutto caldo, versiamo una fantastica birra al suo interno. A questo punto rimettiamo le salsicce. Raggiunta la nostra temperatura target, vediamo come sono venute le salsicce. Wow, sono già uno spettacolo a vederle così. Però adesso cosa dovremmo fare? Le solleviamo e le introduciamo una a una all'interno della birra calda. Prendiamo dunque le nostre salsicce, le posizioniamo all'interno del contenitore termico. Lasciamo riposare le salsicce all'interno del contenitore termico. È giunto dunque il momento di iniziare la seconda ricetta e per farlo io ho sbucciato una cipolla dolce. Quello che farò adesso sarà tagliarla in striscioline sottili. Una volta tagliata la cipolla, la inserisco all'interno della pirofila. Aggiungo una birra artigianale. E vi inserisco le salsicce. Anche in questo caso, per monitorare la nostra temperatura, inseriremo la sonda della meter. Spesso mi chiedete fino a dove inserire la sonda. Ebbene, c'è una scanalatura sulla sonda che ci indica il punto di sicurezza. Noi dobbiamo oltrepassarlo. Così come è stata per la prima cottura, anche in questa abbiamo inserito la sonda della meter. Anche in questo caso apriremo l'app e selezioneremo la seconda sonda, maiale, altro, e manualmente imposteremo 85 gradi come cottura. Per questa cottura non avremo bisogno di legna di affumicatura, però avremo bisogno di una temperatura un pochettino più alta. Stiamo parlando di 160-180 gradi massimo. Una volta raggiunta la temperatura target, inseriamo le nostre salsicce. Adesso non ci resterà che attendere pazientemente che il meter ci indichi che abbiamo raggiunto la temperatura target. Anche in questo caso stiamo parlando di 85 gradi. Abbiamo raggiunto la nostra temperatura target, è il momento di vedere come sono venute queste fantastiche salsicce cotte nella birra. Come possiamo notare, l'aspetto è molto diverso rispetto alle salsicce affumicate e reidratate nella birra, ma hanno sicuramente un sapore unico, per cui portiamole. Anche loro le inseriremo all'interno di un contenitore tutto caldo e le lasciamo riposare almeno una ventina di minuti. È il momento di apprezzare queste due diverse modalità di cottura. Come possiamo vedere, quelle affumicate hanno un colorito molto più ambrato, quelle invece cotte nella birra hanno un colorito un pochettino più pallido. Ma andiamo al taglio. Ricordatevi, molto importante quando si taglia la salsiccia non è tagliarla per il lungo, ma dargli sempre un'angolazione.
Questo farà sì che ci sia meno budello e più carne per quantità di salsiccia. La prima cosa che possiamo notare è un bellissimo smoke ring, ma anche una fantastica succosità della salsiccia. Stessa cosa vale per le salsicce cotte nella birra. In questo caso non c'è smoke ring, ma quello che possiamo vedere è che la salsiccia è molto più succosa. Non vedo l'ora di assaggiarla. È il momento di assaggiare queste due prelibatezze. Caspita. Ho iniziato con quella affumicata, ha un sapore davvero buono, ricco, succoso. Poi la fumicatura al ciliegio per me è davvero vincente per questo tipo di preparazione. Davvero gustosa, sto resistendo a dare il secondo morso. Questo perché? Perché il secondo morso lo darò invece a quelle cotte nella birra. Caspiteria. Anche questa davvero super succosa. La scelta della birra è molto importante in questo tipo di preparazione, ma la cipolla dolce arricchisce il sapore. È molto più succosa rispetto a quella fumicata, va ammesso, ma tra i due non saprei scegliere. Non saprei davvero scegliere. Ditemi voi, provate a fare questa ricetta e scrivetemelo magari giù nei commenti quale secondo voi è la ricetta vincente. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che stiate considerando di preparare le salsicce e la birra affumicate, reidratate oppure cotte direttamente nella birra. Se questo video vi è piaciuto vi invito a mettermi un like e iscrivervi al canale. E fino alla prossima, griglia con passione!